Tale padre tale figlio, Like Father, Like Son, è una commedia brillante del 1987 che gioca sul classico espediente dello scambio di corpi, con Dudley Moore e Kirk Cameron nei panni di un padre e un figlio che improvvisamente si ritrovano a vivere l'uno nel corpo dell'altro. Diretto da Rod Daniel, il film offre una combinazione di momenti esilaranti e riflessioni leggere sulla vita familiare e le differenze generazionali e si distingue per alcune particolarità che lo rendono unico rispetto ad altre opere dello stesso genere. La storia si concentra su Jack Hammond, Dudley Moore, un affermato medico con una vita controllata e rigida, e suo figlio adolescente Chris, Kirk Cameron, alle prese con i tipici problemi del liceo. La svolta arriva quando Trigger, Sean Astin, il migliore amico di Chris, gli porta a casa una pozione che suo zio Earl ha avuto da un gruppo di nativi americani mentre era in viaggio nel deserto, in grado di scambiare la mente di chi la beve con quella della prima persona che fissa negli occhi. La pozione, contenuta in una boccetta di tabasco, viene accidentalmente utilizzata da Jack per prepararsi un Bloody Mary, scambiando la sua mente con quella di Chris. Da questo momento Jack deve affrontare i drammi e le pressioni della vita da liceale, mentre Chris si trova catapultato nel mondo degli adulti pieno di imprevisti e responsabilità, con conseguenze spesso esilaranti. Proprio il dettaglio dello scambio occidentale lo distingue da altri film simili, in cui il cambiamento avviene a causa di un desiderio espresso dai protagonisti. Qui, invece, il tutto è assolutamente casuale e fuori dal loro controllo, aggiungendo un tocco di imprevedibilità alla trama. La forza del film sta nelle interpretazioni dei due protagonisti. Dudley Moore eccelle nel rappresentare un adolescente goffo e spensierato intrappolato nel corpo di un uomo maturo, creando scene irresistibilmente divertenti, mentre Kirk Cameron regala una performance credibile e affascinante interpretando un ragazzo che si comporta come un uomo maturo. La chimica tra i due è palpabile e rende credibile l'assurda premessa. Pur non approfondendoli, Tale padre tale figlio affronta con leggerezza temi universali come il confronto generazionale, il valore della comprensione reciproca e la scoperta di sé. La regia di Rod Daniel mantiene un ritmo vivace e molte gag visive sono ancora oggi divertenti, anche se alcune situazioni possono sembrare prevedibili o datate. La sceneggiatura bilancia bene le gag comiche con momenti di riflessione, trasmettendo efficacemente un messaggio positivo sull'empatia, sulla necessità di comprendere le difficoltà vissute da chi ci circonda, sulla famiglia e sulla crescita personale. Questo film si inserisce in una lunga tradizione di scambi di corpo, come Viceversa e Tutto accade un venerdì, e, pur non essendo particolarmente innovativo, regge bene il confronto con gli altri film dello stesso genere, grazie a una solida regia e alla chimica tra i due attori principali. Curiosamente, il soggetto del film ha un ascendente letterario risalente al 1885, quando Arthur Conan Doyle scrisse il racconto fantastico Il grande esperimento di Cain Platz. In questa storia, un professore universitario, durante un esperimento di mesmerismo, scambia il proprio spirito con quello di uno studente, dando vita a una commedia degli equivoci dai toni grotteschi e surreali, ma del tutto esilaranti. Sebbene il contesto sia diverso, il parallelismo con il film è evidente, dimostrando la lunga tradizione narrativa del tema dello scambio di identità. Un altro elemento interessante di Tale padre tale figlio è la sua colonna sonora, che cattura perfettamente l'atmosfera degli anni '80. La musica alterna brani rock vivaci a melodie più leggere, contribuendo a sottolineare i momenti comici e quelli più emotivi. In particolare, tra le numerose situazioni comiche che derivano dallo scambio, spicca una scena in cui Jack, intrappolato nel corpo di Chris, porta Lori, la ragazza che piace al figlio, a un concerto. In quell'occasione, la band che si esibisce sul palco sono gli Autograph, un vero gruppo rock degli anni '80, famoso per il brano Turn Up the Radio. La scena sembra tratta da un vero live della band. Questo dettaglio, insieme alla scelta di una colonna sonora energica e in linea con il periodo, aggiunge ulteriore autenticità e un tocco di cultura pop al film. In conclusione, Tale padre tale figlio è un film leggero, divertente, nostalgico e con un pizzico di cultura pop, che regala risate e un tocco di emozione.
ideale per chi ama le commedie anni 80 e le dinamiche familiari riviste in chiave leggera e brillante. Voto 7,5 su 10.